Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine, anche Luna e Venere in Vergine. Vediamo quali sono le energie per te nei prossimi giorni, nelle prossime ore. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, è il messaggio che proprio adesso ti deve arrivare. Allora, vediamo, partiamo dagli oracoli, qual è le energie che ti guidano. Chiediamo agli spiriti e al mio amante mistico, per te, Vergine. Quali sono le energie per te nei prossimi giorni? Perdono. Perdona e lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. C'è un'energia di alleggerimento di un peso emotivo. Perché? Perché il perdono, quando noi non pacifichiamo, no? Non perdoniamo, non pacifichiamo, ci appesantiamo a livello energetico. Perché il perdono o la pacificazione fa bene a te e a nessun altro, che significa l'alleggerimento delle immagini perturbate che abbiamo nel nostro recente passato, nel nostro passato. Quindi avviene un alleggerimento. La tua vita migliora perché c'è un alleggerimento, mi dicono, un alleggerimento di peso energetico. Quali altri messaggi abbiamo? Vediamo. Quali energie abbiamo per te? Fiducia e coraggio, sono molto simili queste carte, guarda. Lascia andare i timori, prosegui con determinazione, il risultato è vicino. Forse sei un po' stanco, un po' stanco, un po' abbattuto o abbattuto, o su una questione, o ti dicono, quando è che ci vuole la fiducia e il coraggio? Quando stiamo attraversando delle situazioni un po' particolari, allora magari ci possiamo scoraggiare. Le carte ti stanno dicendo non ti preoccupare, continua ad avere fede in quello che stai vivendo. Il risultato, cioè questo alleggerimento è molto vicino e nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Lascia andare i timori, non aver paura di nessun tipo di evento, perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, e quando noi ci affidiamo agli eventi, avendo fede negli eventi stessi, pacifichiamo il nostro passato. Tutte le volte in cui non abbiamo avuto fede negli eventi e abbiamo avuto effetti nefasti degli stessi eventi, ok? Vediamo cos'altro. Quali energie ci sono per te? Osserva con attenzione, quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. Magari ti puoi perdere in ciò che la tua mente ti dice, no? La mente ti porta o nel passato o nel futuro, non riesci a stare nell'attimo presente, in quello che vedi. Quello che stai cercando nelle prossime ore, nei prossimi giorni, è esattamente davanti ai tuoi occhi. Cioè la tua anima sta cercando di dirti nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ciò di cui hai bisogno adesso è esattamente ciò che hai davanti. Abbi fede in ciò che hai davanti, perché ti sta alleggerendo un peso enorme. Abbi fede nelle emozioni che hai in questo momento. Va bene? Questi sono i messaggi principali che sono da direzione, no? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Quali sono le situazioni? Cosa accade prossime ore, prossimi giorni, Vergine? Quattro di bastoni, la natura, questo è il diavolo, ok, mettiamole tutte, mettiamone due altre. Il sole. Ah, la torre. La ruota della fortuna. Io non lo so che cosa stai vivendo in questo momento, ma qualsiasi situazione drammatica che tu possa vivere o pesante sta cambiando tutto. La ruota della fortuna. Abbi fede negli eventi, mi ti stanno dicendo, perché sta cambiando tutto. Quindi mi stanno raccontando che magari una felicità si è interrotta, si è rotta, o nelle ultime ore tu hai vissuto negli ultimi giorni un momento di serenità, di felicità, a un certo punto sono nate le tue paure, sono sgorgate paure, insicurezze, incertezze o ossessione per qualcosa e questa felicità si è distrutta. Una cosa di questo tipo, o nelle ultime ore, nelle ultime settimane, qualcosa di questo tipo.
Ma dietro a questa distruzione, quando è che arriva la torre? Quando c'è una stabilità illusoria. Allora nascono paure, resistenze proprio per farti abbattere quelle stesse paure. Nascono le paure per farti abbattere le resistenze alla vera gioia, al sole, no? Che è già contenuta in questi eventi che ti stanno accadendo, ti sono accaduti. Il sole mi parla al centro stesa di nonostante una situazione catastrofica che tu puoi vivere in questo momento, stai vivendo, il sole mi parla della gioia che c'è all'interno di questa situazione e che sta entrando nella tua vita. Gioia, entusiasmo, tu qualsiasi cosa tu stia vivendo in questo momento, la ruota dell'anno, la ruota della fortuna che girerà a tuo favore di nuovo in seguito a un evento che può essere, magari può essere stata una discussione da un momento all'altro all'interno di una situazione di festa, una discussione con qualcuno, un qualcosa che è successo, non lo so, qualcosa di questo tipo, da un momento all'altro è successo qualcosa che ha cambiato le carte in tavola, no? Come quando a un certo punto il mare è calmo, a un certo punto si alza un vento pazzesco. Ecco, quel vento sono gli eventi della vita, no? Tutto sta cambiando con la ruota della fortuna. Vediamo cos'altro ci racconta. Energie per te, energie in transito, prossime ore, prossimi giorni. 8 di denari, 4 di spade, 10 di spade e il 9 di bastoni. Mi stanno raccontando di una situazione dove tu magari hai messo sforzo e impegno e non sei stato ripagato, non sei stata ripagata, o dove tu hai messo sforzo o nel lavoro può essere stata questa cosa, o nella vita quotidiana, qualcosa che ha fatto cadere un po', fatto tremare la terra sotto i piedi. Allora, mi dicono che questa situazione si conclude, è un 10 di spade questo. Lo so che sei stanca, lo so che sei stanco. E le cose stanno cambiando, mi dicono, le cose stanno assolutamente cambiando. Perché mi dicono che c'è un lavoro in atto, un lavoro animico in atto, un lavoro animico sulle tue paure, sulle tue resistenze, che ti sta portando ad essere più forte di prima, più resiliente e a chiudere un ciclo molto doloroso legato a una felicità che sembrava mancata. Non è così, perché la felicità sta qua. Stava anche all'interno di una situazione che è crollata. Sì. Vediamo quali altre energie ci sono. Guarda, io qua ti vedo tornare a ridere, proprio sorridere, cavallo di coppe, c'è, movimento d'amore della vita, verso di te, regina di denari, anche se sei uomo, e il 4 di denari. Allora, io vedo che qua ti arriva una notizia che ti porta a stare più felice, più serena, più tranquilla, più tranquillo. Una arriva qualcuno, una notizia che ti porta a stare più serena e più tranquilla, a risentirti al centro di te, dentro di te. Anche una persona che ti supporta o che ti aiuta sul piano pratico, a livello pratico, può essere una figura maschile o una figura femminile. Una persona che può entrare nel tuo spazio sacro e ti porta quel radicamento, quella fiducia e quel coraggio lì. Vedo praticamente un nuovo entusiasmo che entra nella tua casa interiore ed esteriore, un nuovo entusiasmo, va bene? Vediamo un po', allora, ancora. Assolutamente sì, c'è una nuova opportunità enorme con l'asso di denari qua. Wow, il carro della guerra, il carro. Allora, qua io vedo che arriva un'opportunità enorme sul piano pratico, sul piano concreto della vita pratica, può essere lavoro, può essere relazioni, ma è soprattutto io ti vedo riemergere con il carro qui,
ti vedo riprendere in mano le redini della tua vita con questa grande opportunità che ti viene offerta, che ti motiva tantissimo a livello emozionale. Può essere una persona di fiducia che ti porta questa opportunità, o è proprio la vita che ti porta questa opportunità, o di lavoro, di concretezza, che ti permette anche di fare uno spostamento o un avanzamento di carriera. O il carro, e mi parla della carta del trionfo, no? Riemergo dalle ceneri un po' e prendo le redini della mia vita, so indirizzare bene il mio carro, quindi una riemersione totale, vedo, nonostante una sensazione di grande difficoltà che le carte mi hanno descritto. Perché tu stai desiderando fortemente questo cambio, lo vedo qua. Un cambio del destino fortuito, perché qua l'energia punta a farti essere resiliente per quello che sta arrivando. Sì, ti vedo piena di vita, pieno di entusiasmo, piena di vittoria. Vediamo ancora. Sì, 6 di spade, vedo di nuovo spostamento. Allora, forse un trasferimento di lavoro, ma qua mi stanno raccontando che nonostante tante difficoltà, quello che è successo, che sta succedendo, è che ehm, hai lavorato tanto per raggiungere una certa stabilità economica o anche familiare, o la tua stabilità. Ti sei sentita motivata o motivato in questo, volevi una nuova e grande opportunità. Alcuni di voi vogliono un trasferimento e vedo che ottengono questo trasferimento nonostante tante difficoltà che abbiamo letto qui, no? Nonostante le attese, le difficoltà. Vedo che c'è questo trasferimento o comunque anche uno spostamento, una grande opportunità che porta a uno spostamento. E il 7 dei denari mi dice che tu hai lavorato già bene, anche se hai dovuto attraversare un crollo di situazioni che non sussistevano più nella tua vita, ma fatto sta che tu raggiungi assolutamente questo obiettivo, cioè vai grazie alla tua resilienza incontro a una maggiore stabilità rispetto a quella di prima, riparti da quello che sei, da quello che hai elaborato dentro, hai investito già molto, mi dicono, sì. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Vittimismo, vedi, il vittimismo hai potuto vivere delle situazioni o delle chiusure difficili, anche lavorative, o laddove l'hai vissuta quella situazione che ti ho descritto con vittimismo, però adesso ti riprendi in mano il potere. Qua abbiamo subito un tradimento o della fiducia. Ti ricordi il video che ho fatto sul tradimento, che ti ho parlato, dove c'è anche la pratica? Ti consiglio di farla qua per liberare immediatamente l'energia. Chi fa il percorso dei 21 giorni lo fa sicuramente. Chi non lo sta ancora facendo, ti consiglio vivamente di farlo, perché qua abbiamo subito un tradimento e ci siamo sentiti vittime di cosa? Un tradimento familiare, un tradimento di amicizia, un tradimento nel lavoro. Quello che ho descritto particolarmente, un tradimento che ha minato la fiducia anche in te stessa o in te stesso, però vedo che ti rialzi completamente. La dea del tradimento è una dea fondamentale per farci attraversare la grande soglia, e ve l'ho spiegato anche in quel video, fondamentale. Tutti abbiamo avuto un tradimento, dei tradimenti, e dai nostri genitori l'abbiamo percepito un tradimento, no? Anche quando magari il tuo padre o tua madre ti prometteva di venire a vedere le partite di pallone o il saggio di danza, magari poi non ci veniva, lì abbiamo percepito il primo tradimento. Non è solo il tradimento sessuale come lo intendono poi gli adulti, no? E quello poi si riversano, quello che subiamo da piccoli si riversa poi in tutte le sfumature della nostra realtà. Vedo che te ne esci da questa energia di tradimento. Assolutamente sì. Pettegolezzi.
Questa carta mi dice che possiamo essere stati traditi o aver avuto la percezione, pettegolezzi di questo tradimento che ci ha reso vittime, pettegolezzi, le voci, no? Le chiacchiere. E qua abbiamo 10 di spade, la torre, magari un'amicizia che credevamo eh, vicina ci tradisce, no? Ma quella non è la persona sbagliata. Non esistono persone sbagliate, esistono dei miti, delle narrazioni che la nostra anima attraverso i personaggi che abbiamo davanti ci propone. E quindi com'è che si attua il perdono? Non bisogna perdonare l'altro, cioè il perdono non esiste in natura, bisogna pacificare l'immagine col pentacolo magico, con le pratiche e lì ci alleggeriamo. Se vediamo che qualcuno ci fa una cosa a noi, non è reale, è il mito, l'archetipo che fa attraverso di te qualcosa. Quindi quando tu despersonalizzi l'esperienza e la metti in una situazione mitica, tu riesci tranquillamente a fare il perdono, che è una pacificazione. Ok? Vediamo cos'altro ti dicono queste. Prossime ore, prossimi giorni. Sei il padrone del tuo potere divino. Sostituisci la tua codipendenza e la tua necessità di compiacere gli altri per assertività e sviluppo personale. Magari abbiamo cercato di compiacere gli altri per paura di non essere amati. E allora lì sbagliamo e la vita ti porta il primo tradimento. Stiamo tradendo noi stessi. Noi dobbiamo far emergere la nostra anima. Se noi cerchiamo di compiacere gli altri per paura di essere giudicati o di sembrare male, allora è quello il primo tradimento che stiamo facendo. Ecco la carta del tradimento. Ci sentiamo sempre vittime in questo modo. Ma riprenditi in mano il controllo della tua vita. Ti dicono, qua vedo che lo fai con il carro. Va bene? Vediamo cos'altro. Cammino spirituale. Ogni giorno tu vai definendo sempre con più chiarità le tue autentiche credenze, le quali ti inducono a fare i cambi vitali necessari. Mi dice che giorno dopo quello che hai vissuto ti ha sempre di più forgiato quello in cui credi nel tuo cammino spirituale e questo sta cambiando ogni giorno la tua vita. Io non lo so se fai un cammino sciamanico con me, se hai iniziato la pratica dei 21 giorni ti consiglio di proseguirla perché sta portandoti a realizzare un cammino luminoso nella tua vita, a guardare che gli eventi che arrivano, quello che è davanti ai tuoi occhi è per te, non è mai contro di te, anche quando la mente lo percepisce sbagliato. E stai facendo un lavoro interiore straordinario, tant'è che qua vedo la vittoria per ciò che hai già seminato, sia sul piano pratico, sul piano lavorativo, sul piano concreto della tua vita. Mi spiego? Sì. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Perché qua c'è una grandissima aspirazione ad emergere della tua anima, come ce l'abbiamo tutti, a spaccare anche, no, le dighe delle proprie credenze con determinazione. E questo vedo che arriva questo evento che porta proprio a questo tuo spostamento e questa realizzazione. Cos'altro? L'estate, e stiamo registrando questo video che siamo in estate praticamente ed è proprio qua che sta succedendo, qui ed ora tutto questo. Vedi, c'è innamoramento, sblocchi, realizzazioni e vedo che tu in estate ti realizzi quello che o comunque la fioritura, anche se guardi questo video d'inverno, no? Vedo che è qua questa realizzazione sul piano concreto e materiale, questo sblocco avviene adesso. Va bene? Ok. Mettiamo un'altra carta di queste, vediamo cosa hanno da dirti ancora prossime ore, prossimi giorni. La autenticità attrae. La autenticità attrae. Già l'altra carta ti aveva detto di essere te stessa o te stesso senza compiacere gli altri. Il tuo essere autentico attrae le persone adeguate e allontana quelle che non sono giuste per te. Quando ti mantieni fedele a te stesso, filtri in maniera naturale quelli che non sono in sintonia con il tuo cammino.
molto semplice. Qua vedevo magari pettegolezzi, tradimento. Se tu ti mantieni fedele a te stessa o a te stesso e non ti tradisci più, non c'è nessuna persona che può più tradirti, ma persone che ammirano la tua autenticità. Mi spiego, anche se questo, seguire la propria autenticità fa paura perché bisogna liberarsi dai condizionamenti morali. E se sono così come mi pensa quello, e se sono così come mi penserà lei, come mi giudicherà, e allora abbi fiducia e coraggio di non tradirti più e vedrai che questa bellissima, meravigliosa lettura si attiva immediatamente nel tuo potenziale. Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!